Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet commenterò quanto accaduto nell'ultima puntata di X Factor con le Les Call che di fatto hanno sancito la nascita delle 4 squadre che si sfideranno ai live. Il primo a formare la sua squadra è stato Jake La Furia, chiaramente non poteva mancare il suo X-Pass, ovvero Delia Buglisi, che ha dimostrato già di essere prontissima per fare questo mestiere, per cantare. È un'artista, è una musicista, l'ha dimostrato nelle prime 2 esibizioni e l'ha confermato ulteriormente all'LS Call. Diciamo che su X-Pass io avevo pochi dubbi, tranne su uno, ma ci arriveremo con calma verso la fine. Però per quanto riguarda 3/4 degli X-Pass assegnati, per me non c'erano dubbi, e tra questi appunto c'era anche Delia Buglisi, che merita chiaramente sia l'X-Pass sia di essere ai live. La scelta era inevitabile dal mio punto di vista. Secondo me inevitabile anche la scelta di Alessandro Tomasi, che ha soltanto 16 anni ma ha dimostrato una capacità veramente clamorosa, ha dimostrato di essere veramente molto molto bravo anche tecnicamente, e per questo motivo la sua presenza ai live è fondamentale. Io l'avrei visto molto meglio con Achille Lauro, però è probabile che il fatto di non metterlo in squadra con Achille Lauro sia stato proprio voluto per evitare di riproporre un percorso molto simile a quello che l'anno scorso aveva fatto Lorenzo Salvetti con Achille Lauro. Questa volta c'era Jake La Furia. Jake La Furia ammirava Lorenzo Salvetti, ma diciamo che c'era stata un po' una critica, quindi sono molto curioso di vedere il lavoro che farà con Alessandro Tomasi. Però io credo che il giudice perfetto per fargli fare un percorso quasi perfetto, comunque al meglio delle sue caratteristiche, fosse Achille Lauro. O anche Gabbani poteva essere un giudice che poteva dargli qualcosa di giusto per indirizzarlo. Qui con Jack La Furia devo capire, bisognerà vedere, però comunque anche Jack La Furia ha dimostrato di fare un ottimo lavoro l'anno scorso con i suoi cantanti, i suoi artisti in gara. E poi c'è Amanda Bottini, che allora non ha particolarmente brillato. A me è piaciuta tanto nella prima puntata, l'avevo detto anche nel video che avevo fatto di commento della prima puntata. Poi è stata un po' incerta, forse pagato un po' l'emozione, non lo so, ma sono contento comunque che sia in squadra. Io credo che in generale il livello di quest'anno sia molto molto alto rispetto agli scorsi anni, e soprattutto per quello che è il mio gusto personale ci sono tanti artisti e tante artiste che potrebbero convincermi, che potrebbero giocarsi la vittoria, per quello che credo io. Poi ovviamente conterà molto il percorso che gli faranno fare i giudici, così come vale anche per Amanda Bottini, perché se Jake La Furia farà fare il giusto percorso a lei e lei riuscirà comunque in quel breve lasso di tempo, perché a X Factor le settimane non sono tantissime per esprimersi, potrebbe essere anche soltanto una oltre a quelle dei lavori precedenti, perché appunto potrebbe essere anche qualcuno è già eliminato live, qualcuno sarà eliminato per forza di cose, quindi vedremo. Però squadra che secondo me è molto molto forte, a me è piaciuta molto già quando hanno messo il pacchetto dei 7, e credo che abbia fatto le scelte migliori possibili Jack La Furia. Per Paola Iezzi invece avrei qualcosa da ridire. L'X-Pass è Mayu Lucisano, lei ha 25 anni, ha origini giapponesi. Devo dire che a me è piaciuta tantissimo e continua a stupire, è un'altra delle migliori insieme a Delia Buglisi di questa edizione finora. Sono molto curioso del percorso che riuscirà a fare, però Paola Iezzi già con lei si è assicurata una squadra nettamente migliore rispetto a quella dell'anno scorso, perché Laura comunque era il suo X-Pass e aveva un genere molto particolare che poi appunto non è stato capito, e anche lei non è esplosa per quello che ci si poteva aspettare. Quindi con Mayu io credo che possa fare il giusto lavoro. Già da sola Mayu vale il prezzo del biglietto. Con un lavoro, con un artista come Paola Iezzi, che di musica ne sa e ne capisce veramente molto, come ha dimostrato, non soltanto a X Factor ma anche nella sua carriera, credo che possa veramente fare molto bene. Così come mi piace molto Roberta Scandura. Roberta Scandura forse nella prima puntata, nelle audition, è passata almeno ai miei occhi un po' inosservata, ma nella seconda puntata dei bootcamp, quando ha cantato Driver License di Olivia Rodrigo, veramente mi ha lasciato a bocca aperta. È stata spettacolare, una roba clamorosa. L'ha fatta in una versione un po' punk, ma veramente devastante. Forse quasi meglio dell'originale per quello che è il mio gusto personale. Quindi mi ha stupito tantissimo, e anche all'LS Call è stata clamorosa. Quindi anche qui, secondo me, ottima scelta per Paola Iezzi con Roberta Scandura, che potrebbe fare un percorso veramente interessante. Ci sono tanti che possono fare un percorso interessante. Per quanto riguarda invece Vincenzo Viscardi, che è l'ultimo membro, l'ultimo componente della squadra di Paola Iezzi, io ho molti molti dubbi, sia per quanto riguarda il genere
che a me non piace particolarmente, sia anche a livello di pubblico generale. Il pubblico potrebbe anche non apprezzare particolarmente quel genere, perché poi comunque lì hai un tot di voti a disposizione e devi andare a capire se effettivamente poi Vincenzo Viscardi possa prendere più punti rispetto a qualcun altro, cioè se qualcuno preferisce effettivamente lui rispetto a tutti gli altri, ed è complicato. Cioè, a mio avviso potrebbe essere uno dei primi eliminati, poi magari mi sbaglierò. Però io sinceramente non l'avrei scelto per niente e avrei tenuto Mille e Alice, quindi lo switch definitivo che c'è stato tra Mayu e Lucisano, che ovviamente meritava assolutamente l'ingresso in squadra, come ho detto, per 3/4 degli X-Pass, che poi praticamente ha tolto il posto a Mille e Alice. Io l'avrei fatto lo switch, invece che con Mille e Alice avrei messo Mayu Lucisano al posto di Viscardi, di Vincenzo Viscardi, che però arriva ai live. Achille Lauro a quanto pare è contento, bisogna capire il motivo, probabilmente perché porta qualcosa di diverso, sicuramente, però io credo che possa anche giocare sul fatto che potrebbe essere, per come la vedo io, poi magari arriva in finale e vince, per come la vedo io, potrebbe essere uno dei meno forti. La squadra di Gabbani anche è molto interessante, anche se a Gabbani hanno dato 3 band, non capisco come siano state assegnate queste squadre, se con un sorteggio o con un ragionamento. Penso che un ragionamento ci sia stato di base, però di fatto Gabbani aveva 3 band e le ha fatte fuori tutte. Per Cesare Fagioli, che ovviamente come tutti i X-Pass è arrivato per ultimo, e soprattutto lui, il principale candidato alla vittoria, dal mio punto di vista, non poteva restare fuori, era ovvio che sarebbe entrato. Anche ieri con 5 giorni di Michele Zarrillo è stato spettacolare, ha fatto qualcosa di clamoroso, forse anche più delle altre puntate. Almeno a me è piaciuto molto più ieri. Nelle altre 2 esibizioni sicuramente anche il pezzo fa il suo, però veramente qualcosa di clamoroso Pier Cesare Fagioli, quindi non poteva assolutamente restare fuori dalla squadra di Gabbani. Gabbani ci ha puntato l'X-Pass, aveva puntato, credo già dall'audition, quando comunque poi sarebbe arrivato ai bootcamp. Penso che lui puntasse tutto su di lui, nella speranza chiaramente che nessuno prima di lui si giocasse l'X-Pass con Pier Cesare Fagioli, che in arte si chiama Pierci e che ovviamente arriva da favorito secondo me ai live. Poi c'è Giorgio Campagnoli, in arte degli non piangere, che potrebbe in un certo senso sovrapporsi, secondo me, ma non solo secondo me, perché anche i giudici hanno fatto un ragionamento simile, proprio a Pierci. E per questo motivo io, anziché confermare Giorgio Campagnoli, per quanto abbia dimostrato di smuovere il pubblico e anche una certa bravura, perché con Pastello Bianco, appena detto che avrebbe cantato Pastello Bianco, ho detto qui, secondo me, potrebbe essere convincente. Pensavo un pochettino meglio, però comunque è stato abbastanza convincente, ma è andato a togliere poi Yabajur per far spazio a Pierci. Io avrei tolto invece proprio Giorgio Campagnoli per evitare la sovrapposizione, per avere un po' più di varietà e anche per avere un'altra band, visto che fondamentalmente ce n'è solo una. Adesso ne andiamo anche a parlare con Achille Lauro, però c'è soltanto una band e gli Abajur secondo me avrebbero meritato. L'atteggiamento probabilmente non è dei migliori, come ha detto Jack La Furia, però Jack La Furia ormai dopo il primo impatto l'aveva un po' etichettati. Secondo me hanno avuto un atteggiamento molto migliore rispetto ad altre band che sono già state eliminate e rispetto a quella che invece è ai live. E poi l'ultima concorrente di Gabbani e Michel Lufo si dimostrerà molto interessante, molto eclettica, diversa dagli altri, quindi secondo me può davvero fare qualcosa di interessante. Ad oggi non la vedo tra le favorite, non è tra le mie preferite, però il pubblico X Factor è sempre molto particolare. Ricordiamo per esempio la vittoria di Sarafine 2 anni fa, quindi io credo che possa anche convincere in qualche modo Michelle. Poi c'è anche il discorso insomma del giudice, che è molto importante e pesa sul giudizio del pubblico, in un certo senso sul voto del pubblico. E arriviamo alla squadra di Achille Lauro. Achille Lauro chiaramente, qui non parto dall'X-Pass, ma parto da Ero Caddeo, che secondo me è stato il più convincente di tutti. Si è presentato nella prima puntata un po' così, con un atteggiamento particolare, molto scanzonato direi, ma poi dalla seconda esibizione dei bootcamp è stato decisamente più convincente, e anche nella puntata delle Last Call secondo me è stato molto convincente e interessante, uno dei migliori. Anche lui potrebbe ambire alla vittoria. Il problema è che è capitato un'edizione in cui c'è Pierci che si è preso tutte le luci della ribalta, soprattutto in quel genere lì, e quindi credo che Ero Caddeo, il cui vero nome è Damiano Caddeo, credo che possa fare un po' di fatica rispetto a Pierci. Poi chiaramente bisognerà vedere un po' tutti gli incastri che si verificheranno ai live, visto che dovrebbero esserci all'inizio 2 fasi, 2 raggruppamenti e quindi 2 televoti distinti. Poi abbiamo
Laiana Oriot. Io ho sperato veramente tanto che rimanesse in gara e che la portasse live. Tra l'altro, che Laura l'anno scorso aveva lavorato soltanto con degli uomini. Quindi quest'anno speravo che potesse lavorare anche con una donna. Finalmente avrà questa possibilità lui e avrò questa possibilità anche io, come tutto il pubblico, di vedere cosa potrà fare con una cantante. A me piace Laiana, è molto timida sul palco, si muove poco, quindi ha bisogno veramente di tanto lavoro. Però qualcosa c'è e c'è qualcosa di veramente importante a cantare, sa cantare bene. Quindi credo che con un lavoro importante possa far bene, soprattutto perché ha il giudice giusto, nel senso che essendo sotto la guida di Achille Lauro, qualche punto in più al televoto potrebbe prenderlo inizialmente, perché io credo che comunque il fatto di avere un giudice piuttosto che un altro un pochettino influenzi il voto e quindi quello potrebbe portare alla Iana qualche punto in più in maniera tale da farla avanzare di qualche puntata e crescere magari per arrivare all'Exploit. Fosse stata sotto la direzione di qualche altro giudice, forse poteva anche uscire all'inizio, poi vediamo perché magari esce lo stesso subito, questo io non lo so, però credo che sia giusto dare una possibilità a questa ragazza e arriviamo all'X-Pass di Achille Lauro, i Copper Jitters. Il secondo X-Pass peggiore di X-Factor dopo i Potara di Jack La Furia dell'anno scorso. Jack La Furia tant'è che non portò i Potara ai live e qui i Copper Jitters non avrebbero meritato di andare ai live, non solo per quell'esibizione delle last call, ma anche per l'atteggiamento. A me non piacciono per niente. Non so cosa ci abbia visto Achille Lauro per giocarsi l'X-Pass in quel momento. Non so se gli inediti li abbia sentiti già prima o dopo. Penso più dopo che prima, insomma, dopo che le squadre erano già state fatte. Però sta di fatto che a me i Copper Jitters non piacciono per niente e avrebbero meritato in maniera clamorosa i Plastic Case. I Plastic Case mi sono piaciuti dalla prima volta che li ho sentiti. Forse l'esibizione delle Scroll a mio gusto è stata meno incisiva rispetto alle altre, però i Plastic Case veramente erano forti, sono forti e mi dispiace un sacco che siano usciti per far spazio ai Copper Jitters che non meritavano di andare ai live. Aguilera si è beccato un sacco di fischi, lui per carità fa le sue scelte e sa benissimo quello che fa, però a questo punto sono due le strade. O veramente crede nei Copper Jitters, dato che ha detto che comunque hanno degli inediti molto forti, sono bellissimi, ha detto lui, ma potrebbe esserci anche l'altra opzione, ovvero non andare a delegittimare quelle che sono le sue scelte. Cioè lui si è giocato l'X-Pass, sarebbe una clamorosa missione di colpe e di errore non portare l'X-Pass, il proprio X-Pass ai live, secondo me. E quindi forse potrebbe anche aver inciso quell'aspetto. Poi staremo a vedere, secondo me c'è tanto materiale interessante per questi live di X Factor e non vedo l'ora di vedere poi come si svilupperanno nel corso delle prossime settimane. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti!